Le campagne ads sui social e in particolare su Facebook sono un'opportunità per raggiungere tanti clienti più velocemente. Tuttavia possono essere un buco nero bruciasoldi. Per evitarlo devi avere delle competenze di base su come impostare una campagna efficace. Scopriamo insieme quali. Qualche settimana fa un nostro iscritto della Community Boosters ci ha chiesto aiuto per alcune campagne Facebook che secondo lui non giravano come previsto. Una volta fatto accesso al suo business manager, la nostra esclamazione è stata di shock. Esatto, è andata proprio così. Ma perché abbiamo avuto questa reazione? Perché semplicemente il business manager del nostro cliente era settato in maniera del tutto sbagliata, le campagne erano state progettate male sia tecnicamente che a livello strategico, perché non avevano nessuna coerenza con il resto delle azioni di marketing e soprattutto col posizionamento. Di fatto il nostro cliente stava letteralmente bruciando quasi 2000 euro ogni mese. Con ciò non vogliamo farti prendere dal panico, ma solamente dirti di stare molto attento a come investi i tuoi soldi. Innanzitutto non è detto che le Facebook Ads siano il canale di acquisizione clienti migliore per te. Come diciamo sempre, non te l'ha mica ordinato il medico di investire su Facebook. Esatto, le Facebook Ads si rivolgono a persone che sono intente a fare altro e che non stanno attivamente cercando un prodotto e un servizio. Solitamente si usano le Facebook Ads quando la domanda è latente e si vogliono raggiungere persone che hanno quegli interessi che sono messi a disposizione proprio dalla profilazione di Facebook. Oppure quando vuoi raggiungere persone che abitano ad esempio in una certa zona o che rientrano in una certa fascia d'età. Ma se i tuoi clienti ad esempio sono aziende e hai necessità di raggiungere ruoli specifici, allora in quel caso potrebbero essere più indicate le ads su LinkedIn. Devi poi progettare a tavolino come la strategia su Facebook si inserirà nel tuo funnel di acquisizione clienti complessivo. Ricorda che Facebook è solamente una delle strade per portare clienti al tuo negozio, non la bacchetta magica per generare soldi. Quindi ragiona su quale sia il livello di consapevolezza delle persone che vedranno i tuoi annunci e come devi impostare il messaggio per interessarli realmente. A questo punto valuta dove far atterrare l'utente che clicca sull'annuncio e quali step successivi dovrà fare per massimizzare le conversioni. Solo a questo punto, dopo aver definito tutto ciò su carta, puoi iniziare operativamente a creare gli annunci oppure a delegarne la creazione a degli esperti esterni. Inizia qui la parte più tecnica delle ads, che deve essere, mi raccomando, realizzata in modo ottimale. Ovviamente se sei un imprenditore non devi diventare tu il massimo esperto dei pannelli di Facebook, devi però avere le competenze base per poter seguire le attività dei tuoi collaboratori e essere in grado di valutarne i risultati. Perché ricordati, non puoi delegare ciò che non conosci. Vediamo quindi 5 nozioni di base per le Facebook Ads che funzionano davvero. Innanzitutto, per creare le ads si deve utilizzare il business manager di Meta, anzi ancora meglio l'ads manager dentro al business manager. Se non hai ancora creato un account, puoi farlo gratuitamente gestendo le tue pagine e creando degli ad account per gestire le campagne ads. Mi raccomando, non utilizzare mai il tasto metti in evidenza che compare normalmente vicino ai post della tua pagina, perché ti offre funzioni limitate, con scarse capacità di targeting e con minore visibilità sui risultati. Il secondo punto riguarda il tracciamento dei dati. Già, perché per massimizzare i risultati devi aiutare Facebook a capire come si comportano gli utenti che ti sta inviando. Devi quindi installare correttamente i pixel di Facebook e impostare anche gli eventi prima di avviare qualsiasi campagna. Attenzione però a farlo bene, perché con le nuove versioni di iOS sono necessari accorgimenti aggiuntivi e spesso non vengono presi nella giusta considerazione. Il terzo punto chiave riguarda gli obiettivi delle campagne, che indicano a Facebook quali risultati vogliamo ottenere e quindi come deve comportarsi nella distribuzione dei post. I principali obiettivi sono quelli di acquisizione e visibilità, di traffico al sito e di conversione, con poi diverse declinazioni. Quando scegliamo una campagna a traffico, ad esempio, vogliamo che più persone possibile clicchino per entrare sul nostro sito, quindi non possiamo poi lamentarci se non ci saranno conversioni. Al contrario, se scegliamo obiettivo conversione, Facebook mostrerà l'annuncio a molte meno persone, ma solo a chi potrebbe convertire, e quindi ridurrà la visibilità complessiva. La scelta degli obiettivi è una delle cose che vediamo più spesso essere sbagliata nelle campagne che analizziamo. A questo punto devi capire come sono strutturate le campagne di Facebook. Vedi, Facebook organizza gli annunci su 3 livelli. Prima di tutto ci sono le campagne, quindi gruppi di inserzioni, e solo dopo le singole inserzioni. Le decisioni prese ai livelli superiori impatteranno su quelli inferiori. Per capirsi, quando crei una campagna vai a decidere l'obiettivo, che quindi sarà comune a tutti i gruppi di inserzioni che la andranno a comporre.
A loro volta, nei gruppi di inserzioni vai a decidere il target, il budget e il posizionamento, ovvero su quali canali dovranno comparire poi le tue inserzioni. Nelle inserzioni, infine, inserisci le specifiche creatività, le immagini, ad esempio i video, i testi dell'annuncio. Quindi ogni campagna deve contenere solo gruppi e inserzioni che siano coerenti tra loro. Ti assicuro che non sai quante volte abbiamo visto situazioni in cui la stessa campagna conteneva invece ads rivolte magari all'acquisto, altre alla lettura del blog e altre ad altri obiettivi. Parliamo quindi degli interessi, ovvero il modo per creare target più specifici. Facebook assegna a ogni utente diversi interessi in base ai comportamenti sia dentro a Facebook sia all'esterno, tracciando le visite ai siti in cui è installato il suo pixel. Prima di lanciare una campagna, verifica quali interessi sono disponibili nel tuo ambito, meglio se grazie alla sezione Facebook Audience Insight. Purtroppo non si può scoprire molto, solo qualche dato demografico, mentre per analizzarli meglio è necessario utilizzare software professionali più avanzati come quelli che usiamo alla CMI per le ricerche di mercato. Infine devi aver ben chiaro come funziona la piattaforma pubblicitaria di Facebook, solo così saprai valutare i tuoi risultati. Come per gli altri sistemi di ads online, anche Facebook lavora ad asta, visto che ci sono tantissimi inserzionisti che si contendono di fatto l'attenzione degli stessi utenti. Per decidere quale annuncio mostrare, il sistema organizza ogni istante delle aste e valuta aspetti, ad esempio come il budget che offrono, le probabilità che quell'annuncio ottenga l'obiettivo e soprattutto quale annuncio ha un maggior punteggio di valore. Infatti ricordati che Facebook favorirà i tuoi annunci solo se saranno in grado di catturare l'interesse degli utenti e di creare davvero interazioni e soprattutto valore. Bene, per questa prima intro alle Facebook Ads è tutto. Già così avrai molte più frecce al tuo arco per muoverti su questo canale e valutare così in maniera più attenta ciò che sta facendo il tuo Ads Specialist. Per tante altre nozioni su come utilizzare i social media per le ads in modo data driven, continua a seguirci, iscriviti al nostro canale YouTube e attiva la campanella per essere avvisato quando arriva un nuovo video. Alla prossima e nel frattempo ricorda Think Big Data!